Ciao a tutti e benvenuti nel video del giovedì. Oggi vi porto i Locust. Vi avrei voluto portare un altro video che sarebbe stato di ringraziamento per le 500 sub, ma purtroppo siccome ho bisogno di un altro giocatore per fare quel video, devo per forza rimandarlo la settimana prossima. Andiamo avanti con i soliti video delle solite build, diciamo spiegazioni. Ora, siccome noi abbiamo la Deadman come nuova cabina, vi porto un po' di over. Chiaramente cercherò di portare anche cose un attimino più di basso livello, un attimino più alla portata di tutti. Oggi invece andiamo a vedere questo. Come avete visto in copertina, stiamo parlando dei Locust. Siccome ho avuto un iscritto un po' di tempo fa che mi ha chiesto se i Locust erano delle buone armi o no anche in CV, ho voluto portare appunto un video. Allora, i Locust cosa sono? I Locust sono un guided rocket che praticamente è molto forte. I Locust sono veramente forti. Ora il problema dei Locust è che mi pare che non si possano craftare, credo. Quindi sono, diciamo, della categoria pay to win. Che perché hanno i Locust? I Locust praticamente lanciano una serie di 2 missili non guidati, quindi devi mirare te per farli andare a colpire, e una volta che tutti e 2 i missili colpiscano il bersaglio, i missili dopo avranno un blast radius incrementato del 30% per 5 secondi. Ovvero, se te entro 5 secondi colpisci con la seconda salva il nemico, avrai il 30% in più di explosion radius. Quindi un perk che è assolutamente rotto, è ottimo come perk. Quando ne monti 3 già la cosa si fa interessante, perché le build scoppiano molto facilmente. Questo tipo di arma viene solitamente portato in Clan Wars con la cabina Icebox, perché siccome sono delle armi il tiro di fuoco limitato, l'Icebox gli dà il 15% di danno in più, mixato al suo perk è una roba allucinante. Ora, io non l'ho portata con l'Icebox perché l'Icebox comunque è una cabina che tende a portare comunque tutta la build ad alti power score. Invece lo scopo di questi video è rimanere il più basso possibile per non andare ad avere un gameplay troppo difficile. Quindi ho voluto portare la Deadman. Ora, come tutti sanno e come ho sempre detto, le cabine su over necessitano dell'upgrade power. Quindi quando si fondano deve uscirti per forza power. Non c'è cazzi, deve uscire power, perché se no sono piantati gli over. Oltre a questo ho anche messo gli over fusi, quindi questa non è una build proprio alla portata di tutti. Non è alla portata di tutti, ma se noi siamo overisti, ci piace la Deadman, ci piacciono i Locust, sicuramente gli over saranno fusi. Ora, gli over come li ho fusi? Siccome ce n'è 4 soli di over e abbiamo il Colossus che ci aiuta sul power, ho deciso di metterli tutti e 4 tonnage, con meno massa chiaramente, che questo aiuta. Oltre a questo ho messo anche il Colossus con il 10% di power in più, quindi sarebbe 55 invece di 50. Aiuta sempre a essere un pochino più sprintoso. Come generatore io ho messo il generatore da 2 punti pesante, anche questo fuso per meno massa. Questo è più alla portata di tutti fonderlo chiaramente, però è interessante che sia proprio meno massa. Oltre a questo ho messo anche una cazza meno massa e modulo explosion damage. Non serve a niente, sarebbe meglio efficiency, però fondamentalmente l'importante è che sia meno massa. Se c'è l'efficienza in più è meglio perché hai più munizioni. Quindi diciamo che è la prima cassa che ho messo, non è che me ne sto a guardare più di tanto, però è la prima cassa che ho messo. Oltre a questo ho voluto anche mettere una cosa un po' particolare, perché ho voluto provare a vedere se gli ologrammi riescano a bassi power score, chiaramente contro dei player che non sono ultra skillati, a vedere se aiutano nel mettere in confusione la mira del nemico. Ed effettivamente è così. Praticamente ho preso due ologrammi di quelli nuovi e praticamente ti viene così, cioè te non vedi all'interno da dove arrivano i missili e quindi sei un attimino confuso. Questo secondo la mia idea, però dovrebbe funzionare, perché vedo che la gente
Quando inizia a sparare non spara più nelle armi, ma spara alla cabina, cioè spara comunque alle componenti che vede. Ho messo anche il flywheel, appunto perché la Deadman ci dà il 10% di ricarica in più, perché abbiamo 3 armi montate su, in più il flywheel. Anche il flywheel meno massa, diciamo che sono 50 kg in meno, 50-60 kg in meno, però tutto fa sui bassi power score. Quindi in totale noi abbiamo il 30% di ricarica sulle armi. Anche i Locust li ho portati fusi per reload, ma ho provato anche altri Locust che non siano reload e funziona comunque, funziona benissimo uguale, perché comunque cioè i Locust sono forti e avere il 39% di una ricarica già molto veloce è poco, non è tantissimo, quindi non c'è bisogno di avere i Locust fusi per fare questa cosa qui. Adesso è finito il video spiegazione. Prima di lasciarvi al gameplay vi ricordo di mettere un bel like se ti è piaciuto il video, commentare qualsiasi cosa tu voglia dire, magari anche portare la tua esperienza se hai mai provato i Locust, e mi raccomando iscriviti al canale. Abbiamo sfondato le 500 sub e ora siamo sulla strada delle 1000, quindi iscriviti. Ti ricordo anche che giù nella descrizione troverai tutto lo schedule delle live e delle uscite dei video registrati. Detto questo, ti aspetto in live sabato e domenica per un po' di Clan Wars fatte bene. Buona visione, ciao a tutti.
Ciao.